tutto rimandato tra Valentina e Caterina al serale di Amici 25. Ebbene, non c'è stata nessuna eliminazione tra le due per quanto riguarda la seconda puntata dello show condotto da Maria De Filippi. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, il ballottaggio finale tra Valentina e Caterina è finito in un nulla di fatto ed è tutto rinviato alla prossima puntata, all'inizio della prossima puntata, come è accaduto anche in passato. Ricordiamoci su tutti il ballottaggio tra Sara e Lil Jolie, che si è rivelato poi fondamentale in termini di vittoria finale, visto che Sara, dopo aver vinto quel ballottaggio, si è conquistata l'accesso in finale e anche poi la vittoria. Discorso simile anche l'anno scorso per Trigno e Chiara, sicuramente un ballottaggio molto più sentito perché comunque stavano insieme, stanno ancora insieme, quindi Trigno e Chiara si sono dovuti scontrare, non c'è stato il verdetto immediato, ma è stato rinviato tutto alla puntata successiva. Poi alla fine a vincere è stato Trigno, con molti dubbi onestamente, perché tra i due forse nelle loro specifiche discipline credo che Chiara avrebbe meritato di più, però chiaramente bisogna anche fare il gioco del programma. Già abbiamo avuto 3 ballerini l'anno scorso in finale, quindi era improbabile poi avere anche una quarta, quindi Chiara di fatto è saltata per quel motivo, almeno a mio modo di vedere. Trigno comunque da quel ballottaggio ha tratto beneficio perché ha vinto la categoria di canto. Una tra Caterina e Valentina chissà che non possa beneficiare di questo ballottaggio per poi arrivare fino alla fine, quantomeno. Allora, allo stato attuale delle cose, secondo me, almeno l'idea che mi sono fatto io vedendo le prime 2 puntate del serale, concentrandomi soltanto sul serale perché di fatto i giudici è vero che hanno visto qualcosa anche prima per arrivare preparati, però devono giudicare quello che vedono al serale. Complessivamente credo che non ci sia storia, perché Valentina l'ansia la paga parecchio. Anche ieri nella prima esibizione non è stata impeccabile, per usare un eufemismo, così come nella prima puntata. Caterina invece è molto più centrata e preparata mentalmente per stare su quel palco. Lo ha detto anche lei stessa poco prima del verdetto, che di fatto non è neanche arrivato perché poi è stato appunto rimandato. Quindi io credo che complessivamente Caterina sia più preparata e che possa andare avanti allo stato attuale delle cose. Giudicando solo l'esibizione del ballottaggio, invece, credo che ci fosse veramente una sostanziale parità. Non sapevo in quel caso neanche io chi scegliere tra Valentina e Caterina, perché Valentina penso che abbia fatto una delle sue migliori esibizioni ultimamente. Caterina anche ha fatto una gran bella esibizione. Credo che Caterina nella seconda puntata sia stata molto molto brava, anche su Malo mi è piaciuta un sacco. Poi ha perso il punto contro Lorenzo e anche lì era molto molto borderline comunque la scelta, era difficile decidere. Forse anche la mia preferenza sarebbe andata verso Lorenzo, però veramente di poco, uno scarto molto molto leggero. Qui a livello di esibizioni non avrei saputo chi scegliere. Prima di addentrarmi nel regolamento, che resta sempre incerto e fa suscitare tanti dubbi, voglio dire che secondo me tra le due Valentina è molto molto brava, e se riesce a superare questo scoglio dell'ansia che la blocca, che la condiziona sul palco, e l'ho detto anche nel video precedente, secondo me Valentina può veramente puntare alla vittoria. Valentina ha fatto un percorso da amici quasi impeccabile fino a fine 2025. È tornata dopo le vacanze di Natale, è cambiata drasticamente, non so cosa sia successo, tant'è che prima Rudy Zerbi sembrava puntarci tantissimo su Valentina. Poi, tutto d'un tratto, è cambiato il mondo perché è passato dal non essere mai in sfida e dall'essere quasi sempre nelle prime posizioni all'essere in sfida 2 volte consecutive, anche a rischiare il ritiro, ha anche minacciato di andarsene proprio perché non si sentiva a suo agio, non sapeva se quello che stava facendo era effettivamente quello che voleva fare. E questo scoglio mentale la sta penalizzando un sacco, ma non so perché sia venuto fuori soltanto adesso, forse perché adesso c'è più pressione sia in vista del serale, quando era ancora al pomeridiano, sia adesso ancora di più al serale, visto che ci sono in ballo ogni volta delle eliminazioni. Forse è la pressione che sente rispetto invece al pomeridiano, perché nel pomeridiano, nelle prime puntate, per me è stata sempre una delle migliori, ha fatto delle esibizioni clamorose, anche quando aveva poca voce, nonostante tutto è riuscita
ad interpretare bene la canzone, mi ricordo. E poi non so cosa sia successo, non so cosa abbia portato a questo sconvolgimento totale, perché di fatto, tra l'altro, da quando è entrata Caterina c'è stato questo dualismo, no, tra le due, tra Valentina e Caterina, nella squadra di Rudy Zerbi. E io pensavo proprio che se ci fosse stata qualche esclusione effettiva in vista del serale, sarebbe stata una delle due a saltare, dato che Riccardo e Plasma sono due cantanti completamente diversi ed era probabile che li avrebbe portati entrambi. Lì invece anche Caterina e Valentina sono molto diverse, però non radicalmente come i generi che fanno Plasma e Riccardo, che sono veramente il giorno e la notte. Alla fine Valentina ha cambiato squadra, è andata nella squadra della Pettinelli. Io continuo a pensare che Valentina possa essere veramente una punta di diamante lì ad Amici, è un fiore che deve ancora sbocciare del tutto. Anna Pettinelli l'ho criticata spesso per le sue decisioni e per le sue prese di posizione, però qui su quello che ha detto forse l'ha pompato un po' troppo, probabilmente, però credo che sia vicino alla verità, perché lei veramente, se riesce a sbloccarsi, se riesce a fare questo step che chiaramente avrebbe dovuto fare un po' prima di arrivare al serale, in modo tale da avere più margine per migliorare, perché qui al serale se sbagli rischi di andare fuori in un attimo, però se fa quello step mentale Valentina può veramente arrivare in finale. Poi vincere non lo so, perché comunque si tratta sempre di una questione di televoto e non mi sembra particolarmente forte al televoto in questo momento. Ci sono altri nomi per me favoriti alla vittoria e li ho già detti chiaramente. I preferiti del pubblico li vediamo anche nelle varie classifiche quando vengono stilate, sono Angie, Lorenzo, che comunque hanno già un seguito da prima, e Riccardo a quanto pare, proprio per quanto riguarda l'edizione in sé, sembra molto seguito, ha tanti detrattori ma anche tanti estimatori a quanto pare. Quindi la vittoria sarebbe difficile, però per me potrebbe arrivare a meritarsi un posto in finale, ma deve fare quello step mentale. Se non riesce a farlo è probabile anche che vada fuori alla prossima puntata, e qui arrivo al discorso del regolamento. È stata una cosa già fatta anche in passato e l'ho già detto, ma per quale motivo rinviare tutto di una settimana quando poi comunque quell'eliminazione la fai ad inizio puntata? Quindi è quasi come se la facessi immediatamente. Per carità, per i ragazzi è importante perché hanno un'altra settimana da passare nella scuola di Amici, un'altra settimana di lavoro lì dentro ed è importante. Ma a quel punto, visto che i risultati si hanno subito delle votazioni dei giudici, per quale motivo non si può conoscere subito il verdetto quando si è in studio? Se si ha la parità, a quel punto si riesibiscono. Una volta che si sono riesibite, perché tanto anche sabato prossimo dovranno riesibirsi con altre assegnazioni, però i ragazzi preparano talmente tante canzoni durante la settimana che immagino avessero ancora qualche cartuccia da sparare in quella serata, e quindi avrebbero anche potuto fare delle altre esibizioni, su tutte per esempio gli inediti appena usciti. Quindi da lì io credo che avrebbero potuto fare altre esibizioni, parlo praticamente soltanto in caso di parità. Si sa che c'è la parità, la si annuncia in studio e quindi i due in ballottaggio si riesibiscono, molto molto semplicemente. Poi, una volta fatta la seconda votazione, se effettivamente si ha un verdetto, li si rimanda in casetta e si annuncia il verdetto. Altrimenti si va avanti finché non si sblocca la situazione di stallo, perché comunque io credo che un'altra esibizione o al massimo un altro paio di esibizioni possano bastare per determinare chi mandare avanti e chi eliminare. Non è che si possa andare avanti all'infinito. Un po' come X Factor. X Factor lì si chiama il tilt, in cui decide il pubblico. Qui chiaramente, essendo registrata la puntata, non può decidere il pubblico, a meno che non facciano decidere i presenti in studio, ma sarebbe molto molto limitante, visto che è un pubblico ristretto quello che è in studio. Però secondo me una soluzione alternativa si potrebbe trovare, ma penso che questa situazione di stallo che si viene a creare sia abbastanza voluta, anzi sono certo che sia voluta, e non escludo che si possa ripetere più volte nel corso di questa edizione, dato che i giudici sono diventati 4, e il mio dubbio era proprio quello quando sono stati annunciati 4 giudici anziché 3, che poi nelle sfide decidono soltanto in 3, proprio per evitare questa situazione di stallo, magari un 2 a 2, mentre Cristiano Malgioglio viene chiamato in causa solo nei momenti determinanti, che appunto possono portare alla situazione di equilibrio. C'è stato in questa seconda puntata, io credo che poi questa situazione di 2 a 2 possa ripetersi anche successivamente, ed è un rischio abbastanza probabile, ma questo va un po' a far perdere qualcosa al programma, perché tu lo guardi
perché ovviamente vuoi vedere esibizioni e quant'altro, però c'è molto interesse per scoprire l'eliminato. All'inizio puntata lì sapremo già chi è stato eliminato tra Valentina e Caterina con le anticipazioni di giovedì, mentre in questo caso noi non sapevamo nulla e secondo me è molto più bello restare nell'incertezza, seguire il programma per capire poi chi viene eliminato o meno. Invece lì devi fare una corsa ad evitare lo spoiler se vuoi evitarlo, o altrimenti comunque se vai a leggere qualcosa sai già chi è stato eliminato. E sarà molto interessante anche capire quanti saranno gli eliminati nella prossima puntata. Se saranno, visto che qui è stato soltanto uno, se saranno in due, quindi una tra Caterina e Valentina e uno soltanto al ballottaggio finale, oppure se saranno tre, quindi Caterina Valentina, poi nella prima manche un eliminato e poi quelli al ballottaggio. Quindi tutti i punti di domanda di un regolamento che continua a cambiare un po' come vogliono, ma ormai lo sappiamo già, ci siamo abituati. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.